Il primo nucleo non è in questa zona, ma in un'altra parte di Murano, fondamenta vetrai 130 circa. È formata da due famiglie, due capostipiti di famiglia, il signor Vincenzo Nason e il signor Moretti, i quali Vincenzo Moretti, si mettono assieme e fondano il primo nucleo di Nason e Moretti. Ecco il nome doppio. Nel 1925 acquistano questa zona, questa terra, e edificano il primo nucleo dello stabilimento che si vede ancora, la prima parte centrale, e trasferiscono la loro attività qui. Con il passare degli anni l'azienda aumenta di interesse e di capacità. Durante la guerra c'è la crisi, però si può lavorare solo per cose utili alla patria, e quindi combustibile, materie prime, sono tutte cose molto rare, per cui bisognava produrre solo cose utili, oggetti per servizio di chimica, per servizio di ospedale, tutte cose utili, non si devono sprecare energie. L'arte è lasciata per il momento successivo. E nel 1948 le due famiglie Nasone e Moretti si dividono per motivi commerciali e l'azienda rimane proprietaria del nome che si porta avanti fino ai giorni nostri. Il lavoro si sviluppa in forma interessante verso gli anni 50 con la produzione di articoli che meritano il premio del Triennale di Milano. È un servizio di due colori che si vede ancora esposti Sì, in questa. li prendiamo Sì, dopo. se vuoi li prendi. E quello lì ha dato l'inizio a una produzione di multicolori che ha caratterizzato gli anni 50, 70, diciamo 80, che hanno confermato l'interesse per questo tipo di oggettistica per la tavola e, e hanno sempre arredato le cose più importanti dei negozi e le case più belle d'Italia. Circa il 70% del nostro mercato, e verso l'estero non c'era né spazio né interesse a farlo, non è stato molto coltivato l'esportazione perché l'Italia già dava l'interesse per la fabbrica. Poi, verso gli anni 90, 85, 90, è iniziato un momento di fermo commerciale, di crisi che si vedeva spesso negli anni, soprattutto nel periodo invernale, con il fermo produttivo un po' per tutti, per la stagione turistica è quella classica, insomma, della primavera-estate qui a Venezia, no? E questa crisi però ha anche un altro elemento da non sottovalutare, che è quello del cambiamento dei gusti della società. La società italiana soprattutto cambia di gusto, cambia di necessità, cambia di interesse verso nuovi prodotti. Le nuove generazioni abbandonano un po' alla volta gli schemi classici della preparazione delle case, delle tavole, ma anche di interesse proprio di arredare la casa. Quindi si perde questo elemento di interesse che è tipico degli italiani, che di curare la casa, di curare la tavola, di curare l'ambiente, no? Le nuove generazioni sono proiettate più verso una nuove tecnologie, nuovi interessi, nuove comunicazioni che hanno avuto uno sviluppo incredibile proprio dall'inizio di quegli anni, e oggi dobbiamo verificare appunto questo cambiamento della società. Dal mio punto di vista si vede proprio che l'interesse per le cose tipiche italiane sono passate in secondo ordine rispetto
ad altri interessi sociali, l'automobile, che può essere la tecnologia di trasmissione, che può essere quello che, della telefonia, quindi abbiamo visto un cambiamento radicale. La moda però è sempre un polo trainante dell'economia nazionale, quindi anche per quanto ci riguarda. Noi abbiamo sempre cercato di accostarci alla moda come colori, come interessi, come necessità, però noi abbiamo sofferto molto di più il cambio generazionale che quello. La Sì. moda vedo che è sempre aggressiva, la moda ha un potenziale enorme rispetto ad altre cose. Io direi che produzioni industriali non ce ne sono più, non esistono più. Murano è partita, parliamo, facciamo un passo indietro. A Murano si faceva il vetro, per dire che si faceva tutto quello che serviva di vetro, quindi fari e fanali per il porto, per le navi, per le automobili, si facevano cose per la chimica, prodotti per gli ospedali. Queste necessità che venivano appunto fabbricate qui perché ormai Murano era il centro mondiale del vetro, mondiale nel senso tecnico, sono state superate dall'industria del vetro, ovviamente collocata altrove. E qui è rimasto solo la parte più bella del vetro, cioè la parte artistica. E del secondo dopoguerra, senz'altro, ma anche tra le due guerre c'è stato questo spostamento della produzione da locale a nazionale, quindi industriale. E oggi ormai è rimasto quel poco che è rimasto è artigianale. Io direi che produzioni seriali non esistono più. E dunque, la Ulderico Moretti faceva un prodotto in esclusiva molto importante, era il tubo di vetro che serviva poi per moltissimi usi, tipo farmaceutico, tipo illuminazione. E poi c'era la Cristalleria Murano, di cui si vede ancora il palazzo, e vis-à-vis dove c'è Venini, Mhm. c'è quel palazzone lì. Ed è l'unica espressione di produzione industriale, diciamo, di allora. Oggi non è rimasto solo l'edificio, è vuoto. Non c'è altro, insomma, non si può annoverare nessuna azienda che abbia delle produzioni interessanti a livello industriale. Anche verso il 100 dipendenti, 95-100 dipendenti. Sempre sul settore della tavola. La nostra specialità è la tavola. E poi con il passare degli anni tutto questo numero era diventato esuberante, diciamo, e quindi si è perso un po' l'interesse verso la tavola e quindi sono diminuiti gli occupati. Un'altra cosa che abbiamo notato in Italia nel 1970 è stata fondata la regione, cioè la suddivisione del territorio in amministrazioni regionali e abbiamo notato che c'è stato un esodo proprio di vetrai dall'occupazione in fabbrica del vetro a questo ente pubblico che assumeva, già in quegli anni, assumeva parecchio personale. E da allora in poi non abbiamo più visto un interesse della gioventù locale ad apprendere questo mestiere, cioè il vetraio. E oggi Murano soffre veramente questa crisi di personale. Non c'è più interesse. Scuole, da qualche anno c'è un istituto che sta cercando di inserire i giovani verso questo tipo di lavoro, ma sì, tutti quelli che, nel caso nostro, per esempio, vengono tutti da fuori, anche da molto lontano. Dire Marcon, che è qui vicino all'aeroporto, ma anche Zelarino, anche Spinea, anche altre zone, cioè sempre nell'ambito del nostro Veneto che è caratterizzato da questi trasporti molto lenti perché abbiamo l'acqua qui vicino, no? E si va molto lentamente, ma locali non ce ne sono, molto pochi.
saprei fare. Io mi auguro molti, ma pochissimi, che sia Sì, un obiettivo importante per noi, per Murano, insomma, per la sì, sopravvivenza. E, però localmente quello che ci manca qui in isola è l'imprenditoria, la classe imprenditoriale che diriga queste, perché le fabbriche più importanti a livello artistico sono sempre state caratterizzate dal proprietario lavoratore, quindi artista, quindi produttore, e oggi queste figure sono scomparse, per cui se non si conosce il mestiere, bisogna affidarlo ad altri e le grosse famiglie di vetrai non ci sono più. Questa è una grave situazione. Sì, ci sarà anche una produzione locale che serve per certi settori, però l'interesse industriale non c'è più, l'abbiamo già specificato perché no, il lavoro qui costa troppo, manodopera non c'è un grande ricambio, per cui c'è la fuga dei dipendenti da un'azienda all'altra per via di offerte ovviamente di stipendi più importanti e questo porta ad avere dei costi produttivi locali molto alti rispetto ad altre zone, altre realtà. Quindi il futuro di Murano, se non verrà gestito in modo importante da autorità locali, da autorità anche regionali, nazionali, secondo me è destinato a mescolarsi con altre produzioni come sta già avvenendo. E l'assurdo, un grosso assurdo, è che qui a Murano si vendono vetri, legalmente si vendono vetri prodotti in altri settori, senza parlare delle truffe, ovviamente, cambiando una semplice etichetta, il vetro, il prodotto altrove. Un grande cinese ha detto a quelli che lavorano in isola: non affannatevi a contrabbandare il vetro. Quando il vetro arriva a Murano, di giorno, di notte, quello che sia, diventa vetro di Murano. Nessuno si accorge. Non c'è una cultura così profonda per distinguere un prodotto, anche perché noi di Murano, purtroppo è un lato negativo, siamo andati fuori dai nostri confini ad insegnare come si fa il vetro di Murano. Bohemia ha già la sua produzione, ma siamo andati nei paesi di origine del vetro. La Francia ha le sue cose, la Germania anche, l'Inghilterra ha le sue cose, ma siamo andati nell'estremo oriente, siamo andati in Cina, siamo andati in Egitto a insegnare come si fa il vetro di Murano. È già un bel po' di tempo che queste cose vengono fatte, somministrate lentamente un po' altrove, però non siamo stati capaci in isola di proteggerci e di evitare queste fughe, di usare il patrimonio locale per approfondire, per aiutare, per far crescere i giovani, per far crescere l'interesse verso l'isola. E invece purtroppo si riesce, ed è autorizzato questo, nel senso che non è vietato. Quando una cosa non è vietata, è autorizzata. Quindi io vendo vetro cinese, per dire vetro universale, nel semplice fatto se ho la fattura, se ho l'etichettatura, così io sono in regola. Non faccio nessun reato, non commetto nessun reato. Il fondamento di queste cose, se ci fossero dei giovani entusiasti di continuare, di chiedere aiuto, di migliorare, ma non si sente, c'è un deserto qui in isola, sia il negozietto, come si può vedere cosa espongono i negozi, sono tutte cose in funzione del turismo, che poi è un turismo, diciamo, discutibile come capacità economica, no? È sufficiente, qui si viene per il souvenir, si viene per curiosare come si fa qualcosa, ma nient'altro, insomma, non, non c'è quel grosso interesse che si aveva una volta per la produzione locale.